Grazie. A te Francesco. Buongiorno a tutti, sono Francesco Ricciardi e come vedete sono vicepresidente del gruppo Car Design Engineering di ANFIA. ANFIA è l'Associazione Nazionale della Filiera dell'Industria Automobilistica. Contiamo un gruppo di circa 500 aziende che operano nel settore dell'automotive. Il nostro è un gruppo all'interno di ANFIA, il gruppo appunto che si occupa del design and engineering. Siamo all'incirca una trentina di aziende. Oltre ad essere vicepresidente di questo gruppo, io sono un ingegnere informatico, sono 20 anni che lavoro nel settore dell'automotive, circa 17 anni fa ho fondato una società che si chiama Biologics e noi ci occupiamo di sviluppare componenti elettronici nel campo dell'automotive, quindi il software per noi è il pane quotidiano. Così come integrare componenti all'interno di un'auto è il nostro pane quotidiano. Oramai siamo coloro che introducono l'anima e il modo di pensare, a quanto pare, all'interno delle automobili. Di cosa vi voglio parlare? Allora, l'intelligenza artificiale, abbiamo sentito già dall'introduzione di Volvo, in realtà è presente all'interno dei nostri prodotti, nelle nostre auto, nei nostri cellulari, nei nostri elettrodomestici, nella vita quotidiana. Quella è intelligenza artificiale che serve per assolvere a determinati compiti, quindi ad esempio l'esempio di Volvo è quello: devo riconoscere lo stato d'animo di una persona per eventualmente proporgli, non so, una musica che è più allineata al suo modo di essere in quel momento. Ci sono applicazioni che cambiano le luci all'interno dell'auto in tal senso. Beh, io non mi voglio focalizzare su questa cosa, perché quello è un utilizzo appunto dell'intelligenza artificiale per far funzionare un prodotto. Io invece voglio focalizzare l'attenzione su quella che è l'uso dell'intelligenza artificiale nello sviluppare il prodotto. Perché? Perché siamo in un contesto che è altamente, diciamo, ci richiede degli sforzi ingegneristici molto più elevati rispetto che in passato, soprattutto, come dice Alessio, da quando negli ultimi 2 o 3 anni è venuto fuori l'hype e la possibilità di far utilizzare alle grandi masse sistemi di intelligenza artificiale. Diciamo che il mercato sta chiedendo performance anche a noi ingegneri che sono molto più elevati di quelle che normalmente possiamo dare. Nello sviluppo ingegneristico di un prodotto, sia esso automotive o industriale, dobbiamo considerare che ci sono delle fasi che sono ben distinte. Tipicamente quando si sviluppa qualche cosa, un prodotto, che sia esso un prodotto appunto meccanico o elettronico, ma anche un prodotto, se volete, un'opera di un media. C'è una fase di progettazione nel quale si pensa a cosa si vuole realizzare, poi la si specifica, la si realizza e la si testa. E poi, diciamo così, vengono reiterati questi step in modi tradizionali, e questi sono, nel campo automobilistico, fa sì che fino a, posso dire, forse un paio di anni fa, lo sviluppo di un'auto, di un componente di un'auto, richiedeva qualcosa come intorno ai 36 mesi, 48 mesi, dipende un po' dalle case auto. Già qualcuno aveva portato questi tempi intorno ai 24 mesi. Adesso che cosa ci siamo chiesti noi? Vedete il titolo di questo intervento. L'intelligenza artificiale, innovazione ingegneristica, efficienza e creatività. Forse su efficienza qualcuno potrebbe scommetterci vincendo. Sulla creatività qualcun altro invece potrebbe dire no, questa roba qui non ha senso, perché la creatività è puramente umana. In realtà vi spoilero che questa cosa non è proprio vera. Quindi che cosa abbiamo fatto? Sia all'interno del gruppo di ANFIA, dove ci sono società che si occupano di ingegneria, società che si occupano di testing, società che si occupano di design. Noi tra i nostri associati abbiamo
grossi nomi del design, no? Ital Design Giugiaro piuttosto che la Pininfarina. Beh, loro utilizzano l'intelligenza artificiale appunto sfruttando il fatto di poter vedere delle cose o proporre magari delle forme, sposando concetti di aerodinamicità, stilemi ed altro che normalmente non vedrebbero i propri creativi. Dal punto di vista dell'ingegneria la cosa diventa altamente interessante, perché vi ho detto che lo sviluppo ingegneristico è basato tipicamente su un ciclo che si chiama V-Cycle. Il V-Cycle è quindi progetto, specifico, realizzo e testo. Cosa abbiamo fatto noi? E cosa abbiamo fatto proprio noi in prima persona come società? Ci siamo dati un anno di tempo, quindi è la prima apparizione pubblica nella quale appunto do i risultati di questa analisi, condivisa anche con altre società del nostro gruppo. Innanzitutto abbiamo visto una cosa, siamo partiti dall'utilizzare strumenti non customizzati, quindi ChatGPT, Claude ed altri, cose che chiunque di voi può utilizzare. Ci siamo posti il primissimo problema, che è il problema che riguarda la privacy dei dati. Ovviamente noi lavoriamo su progetti che verranno, probabilmente anche progetti dei nostri clienti, quindi non possiamo permetterci di distribuire in maniera sul cloud dei dati riservati. Quindi abbiamo anonimizzato dei dati e abbiamo utilizzato dei tool assolutamente standard nelle varie fasi di progettazione. Quindi siamo partiti, ad esempio, nel andare a chiedere a ChatGPT, bene, devo realizzare un veicolo elettrico con determinate caratteristiche, 2 motori elettrici, una batteria fatta in un certo modo, dimmi tu come gestiresti la potenza di questo sistema e quindi quali motori metteresti, come li metteresti, la batteria va bene. Ecco, devo dire che il primo risultato non è stato soddisfacente. Quindi che cosa abbiamo iniziato a capire? Abbiamo capito che in realtà, e questo parlo di un anno fa, quindi adesso oramai è come dire, argomentazione comune. La prima cosa, bisogna saper fare le domande giuste. Quindi abbiamo fatto quello che adesso si chiama prompting engineering, quindi con uno strumento assolutamente standard, con delle domande giuste riusciamo ad ottenere delle risposte sensate. Secondo problema, abbiamo un problema legato al fatto che le risposte però devono essere validate da qualcuno, quindi devo avere delle persone che siano in grado di leggere quelle risposte, quindi chi fa le domande è un esperto e chi legge le risposte deve essere altrettanto esperto. In questo gioco in cui faccio delle domande giuste e ho degli esperti che gestiscono queste risposte, bene, vi posso dire che l'efficienza per ciascuna fase di sviluppo è stata tale per cui riusciamo ad ottenere lo stesso risultato in un quinto del tempo. Quindi vuol dire che io in realtà ho 2 strade, o faccio molte più cose, oppure, come dire, riduco il numero dell'effort riducendo il gruppo di lavoro, quindi gruppi di lavoro nuovi, gestiti in maniera diversa. Seconda cosa, quindi l'efficienza è già un risultato, la creatività. Qual è un grosso problema? Ecco, noi come ingegneri siamo portati a cercare sempre delle soluzioni che sono date dalla nostra esperienza, che molte volte sono le soluzioni che per noi fanno più comodo, ovvero la soluzione che può essere più efficiente, ma la soluzione può essere più sicura. Quindi se qualcuno mi ha spiegato che una vite in acciaio è migliore rispetto a una vite di legno, beh, io utilizzerò sempre le viti d'acciaio. Però obiettivamente magari io non ho mai preso quel pensiero laterale di dire ma se la vite fosse fatta di legno? Beh, uno strumento del genere in realtà, nel quale io posso reiterare e chiedere più soluzioni allo stesso problema, bene, mi propone magari delle strade alternative che io non avrei mai preso, che, ripeto, sempre utilizzando la coscienza e la conoscenza di un esperto, riesco ad utilizzare e quindi essere creativo. In finale, l'ho già accennato, il fatto di essere molto efficiente e creativo fa sì che dobbiamo ripensare ai gruppi di lavoro, ovvero un gruppo che è fatto, se prima avevo dei grossi gruppi di
centinaia di ingegneri, adesso posso avere dei gruppi anche molto più piccoli, di decine di persone, anche di poche unità, che riescono a fare lo stesso lavoro creativo in maniera agile. Voglio lasciare soltanto su uno spunto e una riflessione. 45 anni fa, era il 1979, un signore che era già ricco ma non molto noto, si chiamava Steve Jobs, disse una cosa, disse che il computer sarebbe stata la bicicletta per la mente. Questo perché il computer è un mezzo che aiutava la mente delle persone a fare un pochettino come la bicicletta. La bicicletta serve a un essere umano ad essere più veloce, a fare molta più strada, ma è un mezzo. Bene, se all'epoca il computer era la bicicletta per la mente umana, che cosa può essere l'intelligenza artificiale per la mente umana? Probabilmente potrebbe essere un razzo, diciamo così. Il problema è che prima adesso l'ho accennato, dobbiamo essere molto attenti che questo razzo non vada avanti in maniera autonoma, ma l'intelligenza artificiale sia un tool per far sì che noi siamo più efficienti, più creativi e possiamo essere, come dire, delle persone anche migliori. Grazie.